Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati all'appuntamento con una nuova rubrica di Football Mystery. Con Mystery Challenge infatti metteremo a confronto campioni del presente e del passato, confrontando numeri ed emozioni del calcio moderno con la magia di chi ci ha fatto innamorare del gioco più bello del mondo. Come primo appuntamento, subito un confronto tra titani, i due numeri 10 che probabilmente hanno caratterizzato di più la camiseta della nazionale argentina. Leo Messi, l'uomo dei record, contro Diego Armando Maradona, mito non solo dell'albiceleste, ma del calcio mondiale. Ovviamente paragonare campioni di epoche diverse è sempre un esercizio soggettivo che non può andare oltre il mero divertimento tra appassionati. Se ti va di partecipare al gioco, vota nei commenti chi secondo te è il migliore. Nella prossima puntata di Mystery Challenge, prima di procedere alla nuova sfida, sveleremo chi sarà il risultato vincitore. I numeri. Innanzitutto uno sguardo ai numeri di due fuoriclasse assoluti del mondo del calcio. Nelle squadre di club, Diego Armando Maradona ha realizzato 312 gol in 588 presenze, ai quali vanno aggiunti 34 gol in 91 presenze con la maglia della nazionale argentina. La carriera di Messi è stata sicuramente più longeva e ricca di impegni. Le partite disputate tra i professionisti, considerando anche i primi passi nelle serie inferiori con le seconde squadre del Barcellona, sono all'alba della stagione 2020-21 766, con 646 gol realizzati. Con la maglia dell'Argentina Messi è arrivato a 139 presenze, al terzo posto dopo Mascherano e Zanetti, superabili entrambi con altre 9 presenze. I gol realizzati in nazionale da Messi finora sono 71, il recordman assoluto per reti segnate in partite ufficiali con l'Argentina. I club. A differenza di Messi, Maradona può dire di essersi messo alla prova in più contesti, basti pensare che Messi non ha mai disputato una partita del campionato argentino, essendo stato portato a Barcellona dal Newell's Boys di Rosario quando aveva solamente 13 anni. Maradona invece ha fatto la storia di due club in Argentina, l'Argentinos Juniors, che l'ha lanciato in Primera quando aveva solo 16 anni, e il Boca Juniors, la squadra del suo cuore, quella che scelse in ricordo dei tempi in cui passeggiava col papà davanti alla Bombonera, rifiutando l'offerta più ricca dei rivali del River. Poi il passaggio al Barcellona, turbolento anche a causa di un grave infortunio, dopo un mondiale del 1982 che deluse le attese. Quindi il passaggio al Napoli, dove Diego ha fatto la storia, contestualmente ai suoi anni migliori con la nazionale argentina. Dopo le disavventure per doping, Diego è tornato a giocare prima in Spagna, al Siviglia, poi in Argentina, curiosamente proprio al Newell's Boys, per poi chiudere con la maglia del Boca. Messi è rimasto invece sempre al Barcellona, nel bene e nel male, e anche dopo l'ultima estate che potrebbe aver però solo rimandato un clamoroso addio. I titoli. Nei club Maradona ha cambiato di più e vinto meno, ottenendo però trionfi storici. Un titolo col Boca, mentre le due stagioni a Barcellona hanno portato Coppa e Supercoppa di Spagna, ma non la vittoria nella Liga. È a Napoli che Diego ha avuto la forza di cambiare la storia, portando un club del Meridione a rompere l'egemonia delle grandi del Nord. 2 scudetti, la Coppa Italia e anche la Coppa UEFA, straordinario unico all'oro internazionale del club partenopeo. Il palmarès di Messi col Barcellona ha infranto ogni record, 10 volte trionfatore nella Liga, 6 Coppe di Spagna e 8 Supercoppe, 4 Champions League, il titolo che forse manca davvero alla bacheca di Maradona, e ancora 3 campionati del mondo per club e 3 Supercoppe europee. Nella conta dei titoli non consideriamo il pallone d'oro, al quale Maradona non ha mai potuto partecipare perché i calciatori extraeuropei erano esclusi fino alla metà degli anni 90 dal riconoscimento. La nazionale. Se la Coppa dei Campioni può essere il grande rimpianto di Diego, è in nazionale che Leo Messi ha vissuto i maggiori rimpianti. Per la pulce, brucianti soprattutto le sconfitte nelle finalissime di Coppa America per 2 volte consecutive ai rigori contro il Cile e quella nel Mondiale del 2014 in Brasile.
Spesso accusato di non essere decisivo in nazionale così come lo era stato nel Barça, nel 2014 Messi ha avuto un'occasione d'oro, un mondiale iniziato da protagonista con gol splendidi come quello decisivo contro l'Iran e la possibilità di far tornare l'albiceleste campione proprio nella tana del Brasile, al Maracanã. Un sogno sfumato nella finale persa contro la Germania con una prestazione opaca per il 10 argentino. Al contrario di Maradona, che ha costruito buona parte della sua leggenda attorno alle performance di Messico 1986, un mondiale vinto quasi da solo dalla mano de Dios, al gol del secolo contro gli inglesi, fino alla doppietta al Belgio in semifinale e all'assist per Burruchaga, che ha regalato il gol decisivo per la conquista della Coppa. La partita più bella in nazionale. Ovviamente per Diego non può che essere la sfida contro l'Inghilterra ai mondiali messicani del 1986, una prova che ha assunto contorni leggendari, prima la beffa del gol di mano che Maradona aveva caricato anche di significati politici, riferendosi alla guerra delle Falkland di pochi anni prima. Poi il gol del secolo, l'incredibile cavalcata palla al piede contro gli inglesi scartati come birilli. Per Leo, l'amichevole giocata a East Rutherford negli Stati Uniti il 9 giugno 2012, incredibile tripletta in un'Argentina-Brasile 4-3, gol di straordinaria fattura che fecero pensare all'esplosione definitiva di Messi anche con l'albiceleste. I successi invece, come detto, non arrivarono. La partita più bella nei club. Difficile indicarne una considerando la vastità di scelta del materiale. Simbolica una prestazione di Maradona con la maglia del Napoli, un successo al quale lui stesso si è detto particolarmente affezionato. Il trionfo a Torino nel 1988 in casa della Juventus, 3-5 per il Napoli che, come ricordato da Diego, partì e ne mise 5 alla squadra dell'avvocato Agnelli. Una simbolica rivincita del Sud contro il ricco Nord industriale. Per Leo Messi, iconico il colpo di testa in sospensione realizzato al culmine di una prestazione magnifica allo Stadio Olimpico di Roma nel 2008 nella finale di Champions League contro il Manchester United. Dunque non dimenticare di commentare il video ed esprimere la tua preferenza. Maradona o Messi? E naturalmente lascia un like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per non perdere i nuovi appuntamenti di Football Mystery e la nuova Mystery Challenge. Alla prossima!